Ciao a tutti e benvenuti su Game Stories. Sigla! Allora, dove eravamo rimasti? Ci siamo lasciati nello scorso video con Ralph Baer che nel 1969 aveva creato la Brown Box, la prima console videoludica domestica della storia. Egli cercò di commercializzare la sua console, ma la Sanders Associates, che aveva inizialmente commissionato la realizzazione della Brown Box, attraversò una forte crisi economica e i superiori di Ralph Baer mostrarono scetticismo sull'esito di questa invenzione. Baer decise dunque di proporre la Brown Box a diversi produttori di apparecchi televisivi via cavo, come la Teleprompter Corporation, la Manhattan Cable e la Warner Cable, ma tutte queste aziende rifiutarono questo progetto. Fu la Magnavox, una delle prime grandi società americane del campo dell'elettronica ad accettare la Brown Box di Ralph Baer, a condizione però che il nome della console fosse cambiato in Skill-O-Vision, che gran parte delle periferiche originali fossero rimosse dalla console al fine di ridurre i costi di produzione e che si rinunciasse al colore, proiettando dunque le immagini in bianco e nero. Inoltre la console avrebbe dovuto avere come testimonial Frank Sinatra, che in quel periodo era in declino. Prima del lancio vennero apportate ulteriori modifiche a questo dispositivo, che cambiò colore dal marrone al nero con tasti bianchi, e infine il nome fu nuovamente cambiato in Odyssey. Dal 1972 al 75 la Magnavox Odyssey iniziò ad essere commercializzata negli Stati Uniti, vendendo oltre 300.000 unità. Inoltre, nel 1978 Baer creò Simon, uno dei prodotti videoludici più venduti della storia. Tuttavia la Magnavox rimase scettica sullo sviluppo di nuovi progetti basati sul television gaming. Parallelamente al debutto delle console domestiche, stava nascendo lentamente anche il sistema Arcade Coin Operated. Il primo prototipo ufficiale nacque nel 1971 nella Treasurer Union, uno dei dipartimenti della Stanford University. I neolaureati Bill Pitts e Hugh Tuck nel settembre di quell'anno crearono Galaxy Game, una versione aggiornata dello Space War di Steve Russell. Galaxy Game fu installato su un computer DEC PDP-11, un computer più potente rispetto a quello utilizzato da Russell per realizzare Space War. I due ingegneri avevano fondato la Computer Recreations ed un cabinato del loro videogioco costava circa $20.000. Dopo aver installato alcuni cabinati nella caffetteria universitaria della Treasurer Union, i loro colleghi poterono giocare a Galaxy Game per 10 centesimi a partita. Questo videogioco rimase noto solo in ambito universitario fino al 1979. Torniamo al 1968. Nolan Bushnell era un neolaureato alla Utah University. Anche lui disponeva di un computer DEC con il quale poteva giocare a Space War. Mentre lavorava come ingegnere alla Ampex, egli ambiva a fondare una sua personale azienda di videogiochi. Bushnell si ispirò al videogioco di Russell e creò Computer Space, un mini computer destinato esclusivamente al gioco, con un televisore in bianco e nero integrato come monitor. Egli si accordò con la Nutting Associates per produrre 1500 copie del suo Computer Space, ma l'invenzione aveva delle istruzioni complesse da seguire e la Nutting stessa bocciò in seguito questo progetto. Così Bushnell decise di fondare davvero la sua propria azienda. Stiamo parlando della leggendaria Atari, la quale doveva avere inizialmente il nome di Syzygy, ma la fortuna volle che già un'altra azienda avesse quel nome poco elegante. La Atari nacque nel 1972 su accordo di Nolan Bushnell, Ted Dabney e Larry Bryan. Dabney e Bryan erano colleghi di Bushnell alla Ampex. Essi realizzarono il primo progetto dell'azienda ingaggiando l'ingegnere Alan Alcorn. Si trattava di un gioco di ping pong concepito da Bushnell. A questo punto Alcorn seguì il progetto. Introdurre l'accelerazione della pallina, distinguere le traiettorie della racchetta virtuale e creare dei suoni sintetizzati. Fu così che venne creato Pong. L'unica istruzione fornita durante il commercio di questo videogioco fu Avoid Missing Ball for High Score, senza bisogno di alcun manuale. Le prime diffusioni di Pong avvennero alla Handicaps Tavern di Sunnyvale, un locale della Silicon Valley nel quale Lonnie Reader, assistente di Nolan Bushnell, invitò i clienti del locale a giocare al cabinato di Pong, i quali, attraverso il passaparola,
iniziarono a diffondere questo videogioco. Nel 1976 Nolan Bushnell fu accusato di plagio da Ralph Baer, poiché 4 anni prima lo stesso Bushnell venne visto ad un'anteprima ufficiale dell'Odyssey svoltasi a Burlingame, in California. La Atari e la Magnavox patteggiarono in forma monetaria per la concessione dei diritti su Pong e le probabili versioni clonate. Bushnell aveva plagiato davvero Baer? Non si è mai saputo. Ad ogni modo, Bushnell dalla creazione di Pong cominciò ad assumere nella sua azienda detenuti, tossici, bikers, motociclisti di gang e hippie. E non solo, nell'Atari ci fu uso di droghe e alcol, avvennero dei furti interni e la produzione venne rallentata parecchio. Ma Bushnell preferiva questa atmosfera divertente, senza oppressioni programmatiche. Ogni macchina di Pong fruttava $200 settimanali, ma questo stile di vita paradisiaco durò solo 2 anni. Nella fine del 1974, solo un terzo dei videogame di ping pong sul mercato americano era prodotto dall'Atari. Dabney pretendeva uno stile di lavoro più rigido e Bushnell lo licenziò. Per evitare lo sciacallaggio, Bushnell cominciò a produrre nuovi titoli: Track 10, Gacha e Space Race, 3 videogiochi che rinnovarono la monotonia di Pong. In quegli anni anche Steve Jobs e Steve Wozniak lavorarono all'Atari per sviluppare Breakout, per poi lasciare l'azienda di Bushnell per fondare successivamente la Apple. Dopo il debutto di Breakout, l'Atari entrò in concorrenza con la Midway Games. La Midway, in precedenza, desiderava collaborare con Alan Alcorn per realizzare un gioco di corse automobilistiche, ma dopo il rilascio di Pong, questo progetto fu abbandonato. In seguito, essa intraprese una trattativa con la giapponese Taito, che perdurò fino al 1979. Insieme al designer Tomohiro Nishikado, nel 1975 venne distribuito negli USA Gunfight. Per la distribuzione dei videogiochi in Giappone, la Atari entrò in concorrenza con la Taito. Ma l'Atari non si arrese e si accordò con la Namco, proprio per risolvere il problema della distribuzione in Giappone. Nel 1976 la Midway distribuì Seawolf. Fu il primo arcade che aveva dei controlli originali ed un periscopio da usare per l'affondamento di navi e sommergibili nemici. Bushnell creò inoltre Home Pong, una versione domestica di Pong simile all'Odyssey di Ralph Baer e compatibile con televisori di varie marche. Sempre nel 1976 la distribuzione della Home Pong venne effettuata con l'aiuto della Sears, la quale commissionò 150.000 copie della console. La Home Pong riuscì a battere la Magnavox in quanto quest'ultima aveva prodotto solo 100.000 copie dell'Odyssey in quell'anno. Intanto, in Europa, durante la concorrenza tra Atari e Midway, fecero la loro comparsa altre 2 console, l'europeo Coleco Telstar ed il giapponese Nintendo Color TV Game.